Ciao a tutti, benvenuti nel canale Cose Cinesi, io sono Diego e oggi vi mostro questo Angvat CS1 monopattino estremamente ignorante, super figo, super divertente. Un'estetica cattivissima e un deciso piacere di guida fanno di questo mono un compagno super affidabile per la città ma anche per le strade bianche, dato che è equipaggiato con due enormi pneumatici tubeless da 11 pollici e da due mega ammortizzatori estremamente validi. Il CS1 è un monopattino biammortizzato che si fregia di un aspetto super cattivo e aggressivo, dovuto innanzitutto ai mega pneumatici tassellati che vediamo al posteriore e all'anteriore e agli ammortizzatori che spiccano in questo bellissimo giallo brillante. 132 cm di lunghezza per 68 di larghezza, ed è la misura del manubrio, ma di questo ve ne parlo fra un secondo, per 130 cm di altezza, che è l'altezza del manubrio quando il monopattino è aperto, che diventano però 68 cm di altezza quando il monopattino è richiuso. Avrete capito anche voi che nonostante il fatto che questo CS1 sia pieghevole, non è il monopattino classico facilmente trasportabile. Infatti pesa più di 30 kg, qualcosa più di 30 kg. Ok, si racchiude, diventa più piccolo, ci sta nel baule della macchina, attenzione che però dobbiamo abbattere un sedile. Comunque però non è un peso piuma e non è il monopattino per pendolari. Questo qui va fondamentalmente tenuto sempre aperto in garage, lo si usa quando si va al lavoro a fare i giretti, insomma queste cose qua, e poi lo si rimette via così come sta, senza chiuderlo e senza portarlo su e giù per le scale. Non è adatto, ad esempio, a prendere il tram e andare a fare viaggi in treno o spostamenti di questo tipo. All'anteriore e al posteriore ci sono due freni a disco di tipo meccanico. Funzionano molto bene, molto efficaci, anche se ho dovuto regolare un pochino quello nel posteriore per renderlo più aggressivo. La frenata è modulabile se si pinza, ovviamente in maniera adeguata, ma se si schiacciano tanto i freni veramente il monopattino inchioda di brutto, specialmente se combiniamo la frenata della ruota anteriore e quella posteriore. In questo caso gli spazi di frenata sono estremamente ridotti. Anche all'anteriore c'è il fantastico super visibile, super figo mono ammortizzatore che, come vi ho già detto, è una delle cose che rendono veramente ignorante questo monopattino nel senso buono del termine. Sull'anteriore poi c'è il fanalino a LED che fa una luce veramente spaziale, ma delle luci vi parlo tra un attimo perché questo monopattino è dotato di una illuminazione strepitosa. Una pedana che è una portaerei, ragazzi, quasi 50 cm per 19 cm di larghezza. Ci stanno i piedi veramente comodi, anche se li mettiamo a pari. Sicuramente una delle pedane più comode e più larghe che io abbia mai visto in un monopattino. C'è anche poi questa prolunga nel posteriore che va a coprire il carro posteriore, sulla quale è collegato il mono ammortizzatore del retrotreno. Questa è una delle cose che più mi sono piaciute di questo monopattino. Infatti quando corro con questo mono mi sono trovato spessissimo a mettere il piede qui dietro per avere una stabilità maggiore. Quindi assolutamente promossa questa appendice. Il motore è nel hub posteriore, 800 watt nominali con picchi di 1000 watt di potenza, una vera bestiolina, ma non prendete paura perché la potenza del CS1 è veramente molto modulabile e non ti dà colpi che ti fanno paura. La sua coppia è molto graduale, molto gradevole e insomma praticamente la guida del CS1 è divertente. Non dovete preoccuparvi di andare troppo veloci, del fatto che un'accelerata vi possa fare impennare o cose così. È stato progettato appunto per essere molto graduale. Vi ho già detto dei pneumatici tassellati che impressione fanno. 11 pollici di paura vera. Comunque con una mescola ottima sia per un asfalto liscio, un asfalto normale in pratica, sia per fondi sconnessi, che può essere pavé ma anche strade bianche, perché con questo monopattino, dato che ha gli ammortizzatori anteriori e posteriori, si possono fare anche strade bianche senza problemi. Ho detto strade bianche, ma possiamo andare anche per i campi, fare mulattiere con questo monopattino, perché gli ammortizzatori sono veramente una bomba. Rendono questo monopattino comodissimo e capace di percorrere strade veramente messe male. La batteria è sotto la pedana, 48 volt per 21,3 Ah.
è veramente una batteria enorme e stratosferica. La ricarica avviene tramite il connettore riposto nel fianco destro della pedana stessa e ci impiega circa 8 ore. Non velocissima la ricarica, ma vista la molle della batteria ci sta. Vi ho detto del manubrio alto 130 cm da terra, abbastanza alto, perfetto per me che sono 1,83 m, perfetto anche per chi è più alto di me, però non scenderei sotto una misura di 1,70 m per usare questo monopattino. Infatti credo che in questo caso il manubrio risulterebbe troppo alto se siete più piccoli di 1,70 m. E del manubrio voglio dire che ho apprezzato un sacco il fatto che sia largo circa 70 cm, aiuta veramente molto alla stabilità e alla sicurezza quando si guida. E nel manubrio troviamo intanto le manopole super ergonomiche con questa appendice per l'appoggio del palmo che trovo veramente molto utile. Oltre che comoda, c'è il piccolo selettore dei modi d'uso che consente di spegnere e accendere i fari del monopattino. Il più e il meno permettono di cambiare tra le 5 velocità del monopattino, dalla più lenta 15 km/h circa fino alla massima che a monopattino sbloccato si aggira circa attorno ai 50 km/h. Con questo tasto qua accendiamo e spegniamo il monopattino e adesso vi mostro come si fa. DS non funziona con questa versione del CS1 e poi c'è il tastino del campanello. Attenzione che sotto ci sono le frecce, sì, perché questo monopattino ha le frecce posteriori. Anche con segnalatore acustico, come sentite, oltre che segnalate dal display multifunzioni a colori. E parliamo di questo display che ha un sacco di informazioni. È un display che non ho mai trovato in altri monopattini o in altre biciclette, ma si vede benissimo di notte, ha una illuminazione fantastica, è a colori come vi ho detto, ma ha un grosso difetto. Di giorno è come non averlo, non si vede assolutamente niente. Il display vi mostra la carica residua della batteria con delle tacchette, il voltaggio attuale della batteria, la velocità istantanea che ovviamente adesso è 0, se i fari sono accesi vi mostra il simbolo dei fanali, come vedete, il livello di velocità impostato dal computerino di bordo laterale e la distanza percorsa scambiabile tra il totale dei chilometri fatti e il parziale. Se ci sono le frecce attive, oltre al segnalatore acustico abbiamo anche il simbolino delle frecce che lampeggia. Dall'altra parte c'è il piccolo acceleratore a pollice, classicissimo, e direi che nel manubrio non c'è nient'altro. Vi parlavo dell'illuminazione del CS1, è una astronave di sera, nessuno può dire che non vi veda con questo monopattino quando è buio. Il faro posteriore che fa una luce pazzesca è dotato anche dello stop che si illumina quando tirate uno dei due freni. Il faretto LED frontale è spaziale, come vi ho già detto, un'illuminazione veramente incredibile anche quando procedete nelle strade più buie. Ma non è finita qui perché ci sono anche due strisce di LED nel laterale, una nel fianco destro e una nel fianco sinistro, che si illuminano di arancione. Catari infraggenti nei fianchetti, nonché due luci di posizione nel posteriore, una a destra e una a sinistra, di colore rosso nel posteriore, di colore bianco nell'anteriore. Quando circolate con il CS1 è impossibile che la gente non vi veda e non vi noti. Uno, per l'aspetto così figo, aggressivo che ha. Due, per il fatto che è una pletora di illuminazione e di luci e di LED. Avrete notato sul manubrio questo gancetto che serve a tenere chiuso il monopattino quando lo pieghiamo, con il foro che c'è qui sul battitacco, e come vedete c'è anche questa tesserina NFC. A cosa serve una tessera NFC in questo monopattino? Semplicissimo, è praticamente la chiave di accensione e spegnimento. Adesso, come vedete, il monopattino è acceso. Per spegnerlo basta semplicemente avvicinare il tag al display. Un paio di beep e il monopattino è spento e non è più acceso. Per accenderlo, come si fa? Un clic sul tasto di accensione e spegnimento. Il monopattino non è assolutamente acceso, come vedete. Per completare la procedura di accensione avviciniamo il tag al display ed ora il monopattino è acceso e si può transitare. Assieme al monopattino ce ne danno due di tag NFC, quindi praticamente due chiavi, ed è un sistema assolutamente innovativo che non avevo mai trovato in nessun'altra bici o monopattino provati finora. E come va questa bella bestia di CS1? Andare in giro con questo CS1 è davvero una figata, è super divertente ed è un piacere estremo da utilizzare. Una bella spinta da parte del motore, ma una cosa importante è che non è così brusco come si potrebbe pensare.
la velocità sì cresce, ma non c'è quel colpo che ti spaventa quando la coppia parte. Infatti la coppia proprio nel CS1 è distribuita bene in fase di accelerazione. Assolutamente di primo ordine le sospensioni. Durante la marcia si gode appieno del comfort generato dall'impianto ammortizzante, sia su avantreno sia su posteriore. È una manna dal cielo, soprattutto per chi deve transitare magari su fondi dissestati con buche o strade sconnesse. Queste non saranno assolutamente un problema, in quanto si avvertono realmente poco durante la guida, buche o salti o qualsiasi altro impedimento che permetta una guida fluida. C'è da dire che bisogna farci qualche chilometro, però bisogna prenderci un po' la mano per farci confidenza, perché in principio la pedana potrebbe un po' intimorire perché è altina. Vi dico che il fondo da terra misura 19 cm e questo va detto specialmente se avete magari dei marciapiedi da fare o comunque dei saltelli da fare. Avendo un fondo così alto non batterete mai sotto sul fondo del monopattino, ma francamente comunque dopo un po' di strada diventa incredibilmente piacevole e divertente da usare. Pneumatici, i pneumatici sono uno degli elementi che aiutano questo monopattino ad essere così unico e accattivante. Fortunatamente non sono solo fumo, ma sono anche tanto arrosto, perché la tassellatura unita alla mescola utilizzata fa sì che il grip sia eccellente sia su asfalto che in fuoristrada. Il CS1 arriva sbloccato, significa che così come arriva lo caricate e potete accelerare e in quinta marcia, al quinto livello, fate dai 45 ai 50 km/h, che è veramente tanta roba, tanto veloce. Velocità 5, acceleratore 0,50, 3, 2, 1. Ma non è un problema, perché attraverso il menu segreto e le istruzioni di accesso sono scritte per benino nel manuale di istruzioni, anche con tutte le spiegazioni e i settaggi privati sui quali possiamo mettere le mani. Insomma, tramite il menu segreto possiamo ridurre la potenza del motore per portarlo a quanto ci garba, diminuendo la percentuale di potenza. Però c'è anche la maniera più veloce per portarlo entro i limiti con questa procedura. A monopattino spento tiriamo leva del freno anteriore, quello sulla destra, e acceleriamo al massimo. Mentre facciamo queste due cose possiamo accendere il monopattino. Appare scritto E02, restiamo in questa posizione per qualche secondo e possiamo rilasciare. A questo punto il monopattino è bloccato e anche in quinta marcia non supererà mai i 20-25 km/h. Per riportarlo alla condizione precedente bisogna fare la stessa cosa. È un monopattino legale? Assolutamente no, perché il motore è troppo potente e, come vi ho detto, corre troppo, fa quasi 50 all'ora, quindi assolutamente supera i limiti. Però possiamo metterlo a 25 km/h. Alle frecce, e questo andrebbe bene, diciamo che ci sarebbe lo scoglio del fatto che ipoteticamente può correre tanto, però se lo impostate a 25 km/h, in teoria nessuno vi può dire niente. Però assolutamente prendete con le pinze quello che vi dico. La mia esperienza è che ho incrociato più pattuglie dei carabinieri e della polizia urbana e nessuno mi ha mai detto niente. Diciamo che se non fate gli asini per strada nessuno vi nota e nessuno vi dirà mai nulla. Questo perlomeno è come la vedo io. Ah, non vi ho detto che c'è il cavallettino. Il cavalletto è una delle cose che non mi sono piaciute tanto di questo monopattino, perché potevano dare qualche grado di inclinazione in più all'asticella. Diciamo che dovete stare un po' attenti, non è che il mono caschi, però potevano inclinarlo un po' di più per renderlo più sicuro e stabile quando il monopattino è fermo in cavalletto. E a chi consiglio questo CS1? Ad esempio a chi cerca un mezzo dal design che in primis generi l'effetto wow a chi lo vede, ma anche a chi cerca uno strumento di trasporto affidabile e divertente che permette di percorrere in assoluto conforto di guida anche distanze ragguardevoli, specialmente se dovete transitare anche su fondi differenziati, non sempre asfalto liscio, ma pavé oppure con buche. Ed ecco che alla soglia dei 40 km, 39 per la precisione, ho raggiunto una tacca, ma se accelero un po' o faccio una salitina, il monopattino finisce la carica, cioè la spia della batteria va a zero, vedete appare errore 5
appare errore 5 e insomma sono scarico. 40 km tondi. Il CS1 è un monopattino che ho usato veramente con piacere, non solo per fare le clip, per fare il test, ma proprio l'ho usato nel mio tempo libero per farmi il giretto. Il piacere di guida, di andare in giro con questo CS1 è veramente palpabile, è divertente e si sta bene sopra, cioè ti viene voglia di farti il giretto, andare in piazza, trovare gli amici. Non deve essere per forza un solo mezzo di trasporto che dovete usare quando dovete usarlo, ma proprio averlo in giro per casa me l'ha fatto usare proprio tanto, e quindi è per questo che vi dico che è assolutamente un ottimo monopattino che mi è piaciuto sinceramente davvero tanto. Oltre a tutto questo, mettiamoci che il prezzo del CS1 è di circa 550 euro, che è poco, perché monopattini di questa tipologia, biammortizzati, con un motore di questa potenza, con queste caratteristiche, costano di solito almeno qualche 100 euro di più. Perciò Banggood, che lo offre a 550 euro, e sotto in descrizione c'è il coupon sconto, il link per averlo a questo prezzo, è spedito tra l'altro dal magazzino europeo e vi arriva in 5-7 giorni senza nessuna spesa aggiuntiva, senza nient'altro, quindi è assolutamente un best buy di questo anno 2024. Non c'è nessun competitor che offre quello che offre il CS1 allo stesso prezzo. Ok, se questo video vi è stato utile, schiacciate mi piace, iscrivetevi al canale, sotto vi ho già detto c'è il link al CS1, andate ad approfondire, ci sono altre informazioni, altri dettagli. Se non siete iscritti al canale, schiacciate iscriviti e ci vediamo sempre qua su Cose Cinesi con altri video nei prossimi giorni. Ciao a tutti da Diego.